Abbiamo iniziato questa sessione per Margena. Ciao. Ciao Monica, ogni volta che sbaglierai il nome, €1. Ok. Dovevi fare così, Margena, così sei ricca a questo punto. 5, 4, 3, 2, 1. Mm. Eh, Mi viene Margena con un nastro adesivo di colore nero, tutto intorno agli occhi, molto spesso. Lei non vede e fa fatica ad orientarsi. Sta proprio, sai, distendendo le braccia, proprio come quando sei al buio, no? Non sai dove andare. E ci chiede di aiutarla a individuare la direzione, Lo a dice? tornare, sì, e a tornare a vedere. Vibrazione. Prima sessione di Margena. Intorno al miliardo. Consapevolezza, sì. 124. PS. 36. Vite. 2278. Cervello. 8.4. Suscettibilità ipnotica. 21. Bene, il progetto di Margena, come si chiama? Controllo totale. Lei è proprio un po' bloccata, inibita e controllata nei suoi pensieri, nelle sue emozioni, nei suoi sogni, nelle sue finanze. Talmente controllata che neanche se ne accorge. Se ne accorge poco. Ci sono delle abduction? Allora, sai che io non vedo delle abduction, vedo delle entità eteriche molto invadenti. Vediamo le letteriche. C'è per esempio questo dinosauro che ha un collo lunghissimo, talmente tanto lungo da poter interferire il passato, il presente e il futuro di Margena. Mhm. Poi c'è un leone, ma veramente grosso e imponente. E poi anche come falconiforme, molto particolare perché è il pellicano, quello con il becco che sembra abbia un contenitore al suo posto. Il pelicano, sì, sì. Mm. Che tiene lì i Eh, pesci prima di inghiottirli. Penso. esatto, sì. E poi anche una strega molto brutta del secondo universo. E anche un po' ehm, mimetica, quindi in alcuni momenti si vede, in altri momenti non si vede, in altri momenti si mimetizza in modo appunto da non farsi accorgere che c'è. E Mhm. poi EDL vari. Quanti? Vanno, vengono? Sì, esatto. Massimo di? Più o meno? Una decina? Sì, Quattro? un po' meno di una decina, 6, 7. Dai 7 ai? Non No, meno no, di? intorno ai 7, ecco. Ok. Sono tanti. Dove È il stanno? rischio di quando non si vuole vedere le cose, capisci? Perché se tu non le vedi non riesci a mandarle via, a liberarti. Sì, o comunque tutte le interferenze sono nostre e mettersene tante vuol dire dai, dai, non lo stai vedendo, il gioco non lo stai facendo bene. E mentali, tada, Ce n'è tre, ce ne sono tre. Una si chiama bolle di sapone. E, direi livello 5.
Vedo Margena proprio che assiste a questa bolla di sapone che viene creata e poi ovviamente dopo poco scoppia, rimane nulla. Cioè i suoi progetti principali che spesso sfumano. Lei rimane con niente in mano. Pensava che fosse una cosa importante e poi alla fine non riesce veramente a portarla a termine o a trarne gioia, soddisfazione. Mm. Seconda. L'altra si chiama Ciotola di Spilli. Vedo lei come se fosse, facciamo a colazione con questa ciotola e dentro ci sono diversi piccoli spilli, di quelli piccoli che si appuntano nelle camicie, che quasi non li vedi, sai, sono quasi Ah. invisibili. Ah. E lei fa questo, no? Per colazione mangia questi spilli qui e ovviamente in lei producono delle ferite, delle lesioni, ok? In mezzo a questi spilli ce n'è invece uno più grosso con questa capocchia giallo fluorescente, che secondo me è questa specie di... Sì, io la chiamerei fattura, poi io non me ne intendo nell'ambito della magia, sicuramente esistono varie formule, ok? Che secondo me è stata messa in atto dalla cognata. Livello? Allora, era partita con un livello 7, poi Margena comunque ha fatto dei lavori su di sé, quindi attualmente è più sul 4-5. Terza. Mi viene qualcosa tipo spettri e dintorni, che un po' sta a indicare proprio gli spettri del passato. Ci sono proprio delle cose del passato che sono un qualcosa che la perseguita. E anche spettri in un certo senso come entità, ok? Mm, Lei in questo suo atteggiamento di voler andare avanti, diciamo così, ok? O comunque di risveglio molto recente, perché il suo risveglio è di poco, è come se in lei fosse aperto un varco in cui entrano ed escono vari tipi di entità. Mm. E lei non ci sta facendo tanta attenzione a questo, ma è un qualcosa che va proprio a condizionare la sua vita quotidiana. Spettri e dintorni. Mm. Questo indipendentemente dalla eventuale fattura che analizzeremo. No, indipendentemente no, nel senso che questa fattura ha fatto sì che questo varco fosse aperto, ok? E Mm. poi, quindi, varco aperto per far sì che questa fattura funzioni, ok? D'altro canto, altre entità hanno approfittato, no? Di questo varco che già che c'è aperto, passiamo pure noi. Mhm. Livello? E qua siamo, secondo me, più sul 6. Impianti. E l'impianto è sicuramente il primo che mi presenta, è quello che mi ha fatto vedere nell'immagine iniziale. Quindi questo scotch nero, eh, appunto intorno agli occhi, intorno alla testa. Eh, Poi c'è lo stesso scotch che va tipo a chiudere i genitali, mm? Impedendo proprio una sessualità appagante. E poi c'è un nastro che collega il polso alla caviglia, sempre questo nastro nero, in modo che di fatto lei non riesca a fare buon uso né della mano né della gamba, rimanga complessivamente un po' bloccata. Mhm. Poi? Mm. E collo, basta.
Va bene. Cinema. Mamma. Allora, è come se la mamma si aspettasse di entrare in chiesa e poi dopo si accorge che non è così. È la chiesa di Lucio questa. Ci rimane un po' male perché si aspettava, sai, qualcosa di abbastanza classico, no? Quindi si aspettava come primo impatto il crocifisso. E no, non è quello che trova e rimane un po' lì sull'uscio. Perché io la vedo proprio come una donna un po' indifesa, no? E non sa che fare. Dovrebbe iniziare a scegliere Eh. per se stessa, per il proprio bene. Non quindi un sistema di credenze, ma informazione. L'informazione non è un sistema di credenze, è informazione. Fa un passo piccolino all'interno del cinema, però preferisce non sedersi, ma rimanere in piedi appoggiata al muro. Vicino all'uscita, all'entrata. Sì. Marito. È come se mi arrivasse quando era ragazzo, mentre la porzione da adulto è fuori dal cinema. Figli, 2. Sì, assolutamente sì. Fratello piccolo. Buon rapporto. Sì, sì, ha proprio ricevuto a distanza questo messaggio e ha dato la priorità assoluta a questo incontro, no? Rispetto agli altri impegni che aveva. E quindi sì, è venuto, assolutamente. Fratello grande. Tipo che dice che adesso deve fare un controllo, No, necessario che ci sia. Fratello grande. una visita medica, tipo deve fare. No, necessario che entri nel cinema. Ah, come Con... nelle ricette, no? L'urgenza. Al bollino. infatti. Infatti hai detto bene come le ricette, perché io lo vedo entrare nel lettino di ospedale. Cioè entra nel cinema sdraiato su questo lettino. Ok. Sua moglie. Cognata grande la chiamiamo. E anche la cognata piccola dell'altro fratello piccolo. Sì, 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 l'altra sì, insieme sono venuti. Allora, percepisco chiaramente che lei vorrebbe venire con la volontà di controllare, filtrare, Mhm. mm, ma non per apprendere. Beh, però è necessaria la sua presenza. Bollino nero. Se ha fatto qualche fattura, lavoro costante di pensieri negativi, Mm. creazione col pensiero. Esatto, esatto, probabilmente questa, perché io la vedo che entra con una, si chiama clutch, credo che si chiami, no? Questa borsa Sì. portafoglio, Mhm. e la tiene stretta stretta nelle mani. È come se volesse proprio avere il controllo, poi fondamentalmente che passa attraverso i soldi, ma anche poi i soldi sono sempre uno strumento, poi in realtà dietro c'è sempre qualcosa, no? Che è più profondo rispetto ai soldi, però il controllo per lei passa attraverso i soldi e quindi per questo che mi viene con questa immagine. E quindi sì, sì. Beh, qualcun altro? Da solo viene? Mm, eh, forse qualche collega. Vabbè. Facciamolo subito, Portale Aureo, papà. Cinivac, gran sostenitore.
Mi viene quasi con un atteggiamento di durezza, di severità militare, quasi come un comandante, no? Comandante che però a sua volta esegue gli ordini. A sua volta esegue gli ordini, hai detto. Sì. Sì, sì. Mhm. E viene proprio sull'attenti, ok? Dove è importante la disciplina, l'obbedienza, Beh, se non si anche un fosse rigore. se non si fosse cinivaccato, sarebbe vivo? No, no, perché comunque avrebbe scelto un'altra modalità. Ok, è mancato a causa dei cinivac? Sì, nel senso che è lo strumento che lui ha utilizzato per mancare, sì. Ok. In che modo, in che tecnica, in che forma? Allora, sempre così, con questa gestualità un po' militare, vedo che si picchia sul petto, Il ok? cuore. Come se, sì, se di fatto il cuore in famiglia così possa essere un punto facile da colpire, ecco. Ok. Monica, oggi è l'8 febbraio 2024, ieri 7 febbraio 2024 c'è stata la seconda serata di Sanremo. Io mi sono documentato, c'è stato un monologo del pianista Allevi, di una noia terribile, che poverino dice che da 2 anni non può fare più nulla e che non fa più concerti e che ha una brutta malattia. Peccato che leggendo poi tra le righe e nella cosiddetta controinformazione salta fuori che si è fatto tutte le punturine del caso e che dalle punturine, ovviamente sostenendole, dalle punturine ha iniziato a stare estremamente male. È così, dalla tua visione esoterica, che non ha nessun riscontro scientifico, quindi stiamo giocando. Mm, per me non è proprio così, nel senso che lui viene utilizzato per fare questo tipo di discorso per creare una sorta di malcomune mezzo gaudio, Mhm, una sorta di comunità di gente che da un certo periodo è iniziata a stare male, no? mhm. Ehm, Senza una ragione. sì, esatto. Ma lui sta male davvero? Si è fatto Io davvero il Cini? per me no, Non ha fatto il Cini. per me no. Perché sapeva. Gli hanno detto di no, di non farlo, sì. Ok, gli hanno detto adesso però devi fare questa recita. Sì, questa parte qui sì, questo è il tuo ruolo. Vergogna, ragazzi. Che infame. Bene, torniamo al papà. Vic. Ma posso solo dire una cosa, che non escludo che queste persone che dicono una cosa, ne fingono un'altra, eccetera, non fanno un calcolo importante, e cioè che a volte quando tu entri nella parte è come se tu quella roba lì l'avessi fatta. Mhm. Mm. Senza contare il calcolo del conto da pagare dopo. Oh, certo. Dove se ne va Levi quando mancherà per morte naturale? Dritto alla Cioè, sorgente? dritto nel basso astrale, sì. Bene. Questa Vic per Allevi la mandiamo ad Allevi. Ieri poteva dire delle cose in diretta, non l'ha fatto. Ha fatto il piagnisteo. Ovvio. Se avesse detto le cose in diretta, che sarebbe successo? Dritto alla sorgente? Oddio, è proprio un'eventualità molto difficile da andare a trovare, questa, Ma perché persa, vedo comunque. diversi strati. mm, ehm, boh, fine in tronco della carriera. Poi sarebbe dato al basso astrale. Esatto. Cioè, dicendo la verità, no, No, infatti. no.
Padre, Vic. Aspetta, la Vic per allievi, la personale Vic per allievi, con queste informazioni, che cosa sortisce come risultato? E che l'ha persa all'interno del pianoforte, non so, è scivolata. Ah, Io non sto l'ha presa? intendendo. eh, Gliene ridò un'altra in mano e gli chiudo il pugno. Questa non la puoi perdere. Ciucciatela. È come se facesse vedere nell'altra mano un contratto che lui ha firmato in cui la sua consapevolezza è bloccata. Va bene, padre, Vic. Perché non voglio messaggi del padre alla figlia quando è ancora indottrinato. Non sa le informazioni, non ha le informazioni. Ha preso la televisione come fonte delle sue informazioni. Sì. È come se lui fosse proprio abituato a stare in un certo regime, mi dice la parola regime. E quindi diciamo così che capiamo bene che su di lui la Vic non ha un effetto, sai, di totale, no, consapevolezza. È come se fosse molto incuriosito dal fatto che la figlia ha iniziato ad avere un certo risveglio. Ecco, lo vedo così, come se gli hai buttato un secchio gelido d'acqua in faccia Mhm, ed è sorpreso, ecco. mhm. È come se iniziasse a comprendere una piccola percentuale, c'è un piccolo spiraglio, però naturalmente poi insomma, serve ancora, no, dell'evoluzione. Usiamo un linguaggio televisivo, mandiamo una clip sul grande schermo del papà dove lui dice davanti alla figlia: se io fossi al potere metterei come obbligatorio il CINI a tutti mediante inoculazione porta a porta delle forze militari. Mm. È visibile la reazione della figlia, emotiva. Mi sembra quasi neanche di averlo detto io, è pazzesco, eppure l'ho detto io. Rimane veramente è in un momento come di smarrimento. Cioè non c'è la lucidità, la comprensione complessiva della cosa, no? Perché è tutto veramente nuovo ed improvviso per lui. E quindi è come se prevalesse proprio la sorpresa, anche lo shock. Cosa vuole dire la figlia? Mhmm, credo che, ci sia stato un certo tipo di educazione, no, fatto proprio di regole. Smonterei alcune di quelle regole, se potessi. Tutto qui? Ma vedo che più che altro, è come se guardandola, sai con occhi un pochettino più puliti, le liscia i capelli, no, ed è come se, vedesse per la prima volta, inizia a vedere per la prima volta e dice: "Ma come sono lucenti, come sono morbidi". È proprio così, no, come quando uno ha riacquistato la vista, riesce a notare dei particolari che magari in altri frangenti darebbe per scontati. Sta vedendo il portale aureo? Gli dà le spalle, perché adesso è proprio concentrato sui capelli, sulle ciocche di Margena. Beh, Ehm, puoi infilarci la testa dentro e poi tornare sui capelli di Margena. Lo può sì, si fare? gira, sì, certo, si gira perché gli dava le spalle ed è come se fosse eccessivo, troppo accecante. Come posso entrare lì dentro? Mi abbaglio. Cosa vuole dire adesso la figlia?
scendere nelle profondità fa paura. È più facile stare in superficie. Lo dice a se stesso o alla figlia? O a entrambi? Eh sì, in primis a se stesso e poi di conseguenza a lei. Mm. Vogliono congedarsi adesso o dopo? È come se lui adesso stesse prendendo confidenza con sé, un nuovo se stesso, meno rigido. E quindi è come se lui volesse stare ancora un po'. Bene, lo lasciamo lì allora, torniamo a Margena. Vediamo RQI, metodo riequilibrio quantico integrato, con cui, non spieghiamo come, di fatto recupera la vista corretta e non da correggere con occhiali o lenti all'occhio sinistro, non il destro ma il sinistro. Sì, sì. Buono, proprio buono per lei, perché l'ha aiutata in un momento in cui mi fa vedere che era come se fosse una neonata e metteva i primi vagiti. E questo metodo, in un certo senso, è come se le avesse dato questi strumenti sia per essere riscaldata che per essere nutrita in modo diverso, in un momento in cui stava rinascendo. Quindi un'ottima base, direi. Qua di luce. Ha inciso? Allora, dunque, è come se praticamente, adesso io non so che cosa c'entri il suo paese di nascita, Mhm. è come se si fosse creata una specie di connessione tra dell'acqua che può scorrere nel suo paese di nascita e quest'acqua che invece viene da qua, ok? Ed è come se lei in qualche modo, bevendo quest'acqua che viene da qua, ha in qualche modo filtrato una parte di, chiamiamola così, sporcizia, di tossicità, che aveva accumulato dall'altra parte, nell'altro paese. Mhm. E proprio questo ha permesso a lei di iniziare parzialmente a vederci meglio, come se si fosse attivata una pulizia retroattiva. Ma quindi quanto è stato l'RQI e quanto l'acqua di luce? E tutto è come se fossero anelli incatenati fra di loro, ok? Ok. Quindi uno dipendente dall'altro, ecco, correlato. Diciamo che è stata lei che attraverso un mezzo Ovvio, si è certo, tolta il problema. certo. Ok, causa esoterica dell'aumento, tendenza all'aumento di peso, se c'è. Allora, qua mi fa vedere, per esempio, questo pellicano, no? Che accumula tutto questo cibo qua. Ed è come se lei facesse in qualche maniera la stessa cosa. Fa una sorta di immagazzinamento ehm, nel, tra virgolette, timore di non avere poi a sufficienza al momento del bisogno. Ok? Quindi sta lì ad accumulare. Di fatto è come se questo pellicano le desse la dritta di andare in questa direzione qua. Quindi non è lei che sceglie di fare questo tipo di immagazzinamento, di accumulo, ok? Che poi è sempre lei, perché ovviamente ha creato lei il pellicano, però per intenderci è il pellicano che le suggerisce questo tipo di comportamento da attuare. Cali di memoria. Io lo vedo conseguente a questa, chiamiamola manovra energetica, fatta appunto da questa donna. Ok. Mm, La cognata, grande. sì, sì. Monica si è sbattezzata a Margena, ma con un processo personale, evitando di andare, abbandonando completamente la Chiesa, il suo passato da fedele, e ci chiede se, su un piano eterico,
quello a cui tu hai accesso, è così. Allora, non è che se lei avesse fatto anche la parte burocratica, sarebbe stata, diciamo, più sbattezzata, diciamo, in questo modo qui, ok? Non vedo che ci sarebbe stata una differenza. Però quello che io vedo è che questo suo sbattezzarsi è ancora in corso. Quindi lei è come se avesse fatto, diciamo, il 70%. mh, Mhm. di questo processo, ma il 30% si sta ancora svolgendo, Ok. perché comunque lei è vissuta per tanto tempo in tutti questi dettami religiosi molto pressanti. Aiuterebbe, gioverebbe ehm, il ritiro del contratto che si ha inevitabilmente con la Chiesa Cattolica, quindi il procedimento burocratico, l'invio, adesso io non mi ricordo bene, comunque l'invio di una lettera al Vaticano che poi torna indietro con una forma di uno scritto in cui di fatto si minaccia la persona, no, che sarà destinata all'inferno, che se vuole ci può ripensare, che qui, che là. Cazzo, quante puttanate, mamma mia, ragazzi. Allora, mi viene così, lei la può fare questa parte qui, però comunque, in ogni caso, anche se lei fa questa parte qui, non è esente dal dover fare un suo lavoro interiore che è mancante, ma sta avvenendo, ed è sempre appunto molto legato alla religione cattolica, che è un po' rispetto al ehm, perdonare nel senso di lasciar correre, ok? Perché questa è purtroppo una cosa astutamente creata proprio, no? Dalla religione cattolica, proprio affinché tutte le malefatte delle persone, e poi spesso derivano proprio, no? Dai clerici, vengano poi in qualche modo dimenticate, perdonate, si adotti comunque un comportamento molto transigente. La Mhm. pietas, eccetera, eccetera. Ed è come se in lei fosse rimasta questa parte qui. E per cui questa parte qui è molto funzionale affinché lei non prenda bene in considerazione tutta una serie di questioni che sono nella sua vita e tende a lasciarle correre, a lasciare che sia, a non Invece dare se ne troppa deve, importanza. deve occupare fino in fondo. Sì, Diciamo che ha fatto una parte del lavoro, la maggior sì, parte, ma non sì. completamente. Cosa Ok, manca? così. Manca questo lavoro qui, dove non c'è più la sopportazione. Ecco, un'altra cosa molto forte, no, della religione cattolica è che tu devi portare la croce, sopportare, sacrificarti, eccetera, eccetera. Lei ce l'ha ancora molto, anche se a tratti tende a ribellarsi a questo sopportare. L'ha fatto per esempio nei confronti del fratello. No, adesso basta. mm? Non posso più continuare ad aiutarti, devo pensare a me stessa, alla mia famiglia, ok? Ehm, Però è come se ancora ci fosse una componente in questa direzione qua, in cui lei c'è anche un po' come dirti una parte di rassegnazione. Ma è un lavoro in corso. Vabbè. L'occhio destro non l'ha recuperato, causa esoterica. Allora, è come se ci fossero tipo delle puntine, sempre questi spillettini, ok? Che creano proprio una specie di pressione sul nervo ottico. Sai che lei prima ha fatto accenno all'invidia. La radice di invidia è proprio video, ok? Vedere. Mhm. Mm. E quindi quando in un certo senso butti questo malocchio, chiamiamolo così, ok? Ad alcuni può proprio prendere la vista. Quindi lei giustamente facendo un inizio di lavoro in parte ha recuperato il sinistro,
ma l'occhio destro no. Liberandosi di questa invidia barra malocchio, ci sono più possibilità che lei riesca anche ad avere benefici sul destro. Bene. Ciotola di spilli passata da 7 a 5. E grazie a cosa? L'eliminazione dello specchio in camera? L'eliminazione dello specchio in camera, questa sua pratica che attua, Per cui, sì, esatto, e in generale riuscire a vedere le cose in maniera diversa, aver spento la televisione, aver iniziato a ragionare con la propria testa. vabbè. Va bene, c'è questo fratello grande. Andiamo al mega litigio di qualche anno fa. Margena in qualche modo entra nella vita del fratello pagandone, pagando una parte dei debiti, accollandosi un grande debito del fratello. Sì, sempre un po' questa responsabilità, no? Trasmessa dalla famiglia, lei è comunque la più grande, in qualche modo si deve prendere cura e vedendo anche il fratello così in difficoltà, un po' più debole, quindi lei si deve in qualche modo sacrificare. Ehm, ecco, questa cognata che sembra sempre un po' tra virgolette neutrale e poi non è affatto così, poi scava scava non è per niente neutrale, ma cerca invece in qualche modo di gestire la situazione a proprio favore. Facendo però vedere che è in disparte, ma è l'esatto contrario. Poi spesso succede così, no? Che i veri registi sono nascosti, non si mettono al centro, ma nei momenti importanti viene fuori. È venuta fuori all'inizio, quando di fatto è stata lei, in un certo senso, a direzionare la gestione del mutuo in quella maniera lì. Ed è venuta fuori quando c'è stata la chiusura, chiamiamola così, del mutuo. È stata lei personalmente, no? A versare la cifra finale. Lei, unicamente lei. Vedo appunto che a tratti è come se lei si trasformasse in questa strega. Lei è la cognata. Sì, sì, sì. Come lo fa? Mm, Come l'ha fatto? Cioè, si è rivolta a qualcuno? no, Si è comprata un libro? Ha preso il cappello di Margena e ha fatto i riti? O semplicemente foto. ha usato Nvidia? Allora, foto di Margena. Ehm, e suo intento forte, ehm, dove in effetti lei vuole come accumulare denaro, ok? Non ne vuole tirare fuori, lo vuole mettere da parte. Nella casa, per esempio. Sì, non tirandolo fuori lei, diciamo, di Esatto. tasca propria. Ehm, e allo stesso tempo, in verità, c'è come un rapporto anche di competizione con Margena, anche di rabbia sotterranea. Ehm, ehm, Perché? di inferiorità, ecco, un senso di inferiorità non accettato. Vedere Margina sopra di lei e non sopportare questa cosa, ok? Però vedo per esempio che lei non è, non so come spiegare, non è così potente, non è così abile nel fare queste cose. Sì, è una pasticciona alla fine. Esatto, però è più come se la sua, il suo intento, quello fosse molto forte, ma non la pratica in sé per sé, che lei più di tanto non conosce. Okay? Quindi in realtà è un po' una cosa abbozzata, accrocchiata, ma con determinazione, fatta con determinazione. Però tipo non avvalendosi di altre forze, di altre energie, non si è fatta aiutare da altri.
Quando è successo? Quando si è innescata questa violazione del libero arbitrio di Margena? Allora, qua mi dà tipo una nascita, non riesco a capire la nascita di quale bambino. Oh, forse lei mi può aiutare un pochino, Margena? Non lo so, la nascita, c'è una Lei nascita. lei ha capito, sì, Lei ha sì, sì. capito. Del Ok, va bene. secondo, dell'oro, del tuo Nascita. secondo, Mm, ok, può del darsi, secondo di ok. Margena. Si è attivato qualcosa per cui c'è stato un acuirsi, un aumentare, no, di malessere e di invidia dentro questa donna. Mm? Mm. Ecco, perché comunque io non ti posso dire che è stata una roba improvvisa, è comunque stata un'escalation. E capisco anche che Margena non si sia resa conto proprio Mm. perché un po' Margena è una anche molto buona, ti dico, quindi Mm. che non vuole neanche troppo mettere in cattiva luce le persone, non vuole neanche troppo soffermarsi sulle debolezze, sui difetti delle persone. Margena è fatta così, ok? Quindi le è anche un po' sfuggito questo. Mm? Però è avvenuto questo crescendo a partire appunto da questa nascita. E poi appunto perché è come se vedesse anche che Margena ha delle cose che lei non ha e non è giusto, e anche lei avrebbe il diritto ad averne, se non addirittura di più. Cioè un continuo proprio rimuginare negativamente su di lei. E c'è da dire che questi pensieri nostri negativi sono proprio creatori anche di entità. Mm. Certo. Che crei E tu, no? sì, certo. Cosa succede? Che siccome appunto Margena è così molto buona, ok? Lascia molto andare le cose, non dà troppo peso alle azioni, alle parole, tende anche abbastanza a giustificare, non ci vuole troppo pensare, eccetera, eccetera. Però il punto è questo, che queste entità hanno preso un loro spazio, ok? Mm. E si sono messe lì, piazzate lì. Sì, si sono Niente. piazzati lì. Esatto. Va bene, Margena e la matematica. Sì, bello, vedo lei che gioca con i numeri, mi fa proprio vedere lei contornata dai numeri, alcuni sono, per esempio io vedo il 4 come numero, lo vedo proprio in primo piano, altri numeri un po' più sfumati in secondo piano ed è come se lei con le mani li facesse rimbalzare, li lancia in aria, poi li riprende. Quindi grande confidenza, amicizia proprio, un rapporto ehm, eh, di scambio anche direi con i numeri. I numeri le parlano. Ok, cosa vuole dire Margena al fratello grande? Mi fa ridere perché c'è una parte di lei che vorrebbe dire ma ripigliati, così molto schietta. Un'altra parte di lei, Margena Di vorrebbe dire al Margena. fratello grande, Ah, Margena ah, si ah. vorrebbe dire al proprio fratello ma ripigliati, ok? Mm? Mhm, mhm. Perché è come se lo vedesse davvero tanto invischiato in questioni che con uno schiocco di dita lui potrebbe far andare via. Ma ovviamente Mhm. lui è divorato da queste cose, no? Dall'altra vedo la parte un po' più crocerossina di Margena, per cui va lì, lo accudisce quando lui è in questa fase di debolezza, così. Ehm, Poi cerca una Margena di maggiore centratura ed è come se dicesse tu sai quello che è giusto per te, io so quello che è giusto per me. Anima di Margena, come si chiama? PS. Allora, mi ha fatto vedere come se ci fosse stata già all'interno di questa parte di sessione un'evoluzione, cioè che nella prima parte era un bruco, adesso è già come fuoriuscita dal bozzolo e sta già diventando una farfalla molto bella, molto colorata. Pie. Nome.
un po' simile, mi fa vedere un palo di legno inerte, che sta diventando un faggio. Ok, che forma ha, che aspetto ha l'anima della cognata? Dunque, mi dà come una cosa che rientra dentro di sé, cioè invece che come se fosse un fiore che si espande all'esterno, un Mm? qualcosa che si contrae all'interno e sembra quasi un grumo di lava essiccato. Bene, la farfalla Margena faccia il fiore al contrario della cognata. Così, uno di fronte all'altro. Una ha violato il libero arbitrio dell'altra, una ha invidiato. Non nel senso di semplice invidia, ma di creazione. Malevolenza. Malevolenza. Creazione eh, violante il libero arbitrio. Non è altro che questo. La regola d'oro del gioco in cui siamo inseriti è stata violata. Mm. Mi fa vedere lei un lilla. Quindi non è un unico fiore, ma proprio un grappolo di fiori, color lilla, tra l'altro. Proprio un colore animico, no? Viola, un violetto chiaro. Ed è proprio l'opposto, e poi molto molto profumato, mentre di là c'è un odore pesante, pungente. Che si dicono le due anime? Anime, eh? Gli altri quattro corpi non ci sono. Sì, effettivamente è proprio un confronto animico. Ehm, L'anima di Margena sto nella bellezza, nel profumo e nell'armonia. E invece l'anima appunto di quest'altra donna, mh, sono contrazione, paura, dolore, Bene, oscurità. ogni anima fa quello che vuole. Tuttavia qui c'è un anello che le lega. Sì. Parlino di questo anello. Perché da adesso in poi non sarà più come è stato finora. Quindi come la risolvono? È come se Margena era importante che vedesse tutto questo, perché bisogna sempre fare così, partire da quello che c'è. Non si può ignorare quello che c'è. Lei ora ha visto quello che c'è ed è come se ogni volta che viene a contatto con quella casa, con il fratello, inevitabilmente ovviamente anche con questa donna, portasse con sé questo lillà, che lillà tra l'altro anche in alcune culture è usato per purificare. mm? Mhm. Dalle energie negative. E quindi è proprio come se lei fosse portatrice di questo lillà, di questo profumo, di questa bellezza, di questa armonia, di questo riequilibrio, in qualsiasi tipo di interazione che ha con questa casa, con questa donna e con il fratello, a prescindere dal gioco che vuole portare avanti questa donna qui. Mm? Perché lei adesso, avendolo visto, avendolo conosciuto, è in grado di respingerlo. È in grado di scioglierlo oggi. Certo, e nel caso in cui questa donna provasse a riformularlo, lei lo allontana. Mhm. Mm? Questa si può considerare come una fattura, ovvero sciolta, torna indietro, moltiplicata per, di solito 10. Allora, ripeto che qua, per esempio, lei non si è rivolta a nessuno, Mhm. non ha utilizzato delle formule particolari, è proprio nata sulla base di questo cosa che le rodeva dentro, ok? Ma a volte il sentimento che ci rode dentro, e poi alla fine quella è la base per generare certi tipi di influssi Ma infatti, negativi, ok? anche se non ha pagato nessuno, lei l'ha fatto. Adesso torna indietro. Allora,
Mi viene fuori la parola mestizia, è come se fosse poi avvolta da una sorta di tristezza, depressione. Questo, sotto questo esse. Eh, lei, come dire, compressa da un qualcosa di scuro, così. Ok, la sciogliamo adesso senza cluster, senza niente. E Monica, domandona. Margena, matematica, numeri. Dammi un numero. Perché se siamo immersi in un programma, può esserci un codice che scioglie le fatture, almeno questa nello specifico. 3, 23, 5 viene fuori. 3, 23, 5. Chi lo dice? Margena o la cognata? O si forma in mezzo alle due? Allora sì, 3 e 23 effettivamente sono di Margena, forse il 5 è della cognata. Ok, perché il 5 lo vedo più con un contorno scuro, nero. Mm? Il 3 e il 23 lo vedo invece con una luce verde, diciamo, di sfondo. Ok. Quindi potremmo considerarla sciolta, sciolto questo accordo tra due anime? Al momento sì, e poi come ho detto, Margena comunque deve rinnovare questo suo intento di pulizia, perché ovviamente questa donna potrà comunque, no? Proseguire nel suo comportamento, nel suo sentimento. Mm. E la visualizzazione, per esempio, del lilla, per lei potrebbe essere molto importante e di protezione. Cioè? Se vuole il disegno del lilla, se vuole il profumo del lilla, così, no? Nel momento in cui deve affrontare questi incontri, la può aiutare a creare una protezione in più. Ovviamente la prima protezione viene da se stessa, ok? Dalla volontà di rimanere pulita, dalla volontà di stare nella luce e nella verità, nell'amore, ok? Questo in Mm. primis. Però se vuole un aiuto in più, un alleato in più, può essere lì là in varie forme, sotto varie forme. Va bene. Margena Cluster. Vengono delle valigie, tipo come valigie pesanti del passato, valigie per le volte che avrebbe voluto andarsene via, che vuole andarsene via, valigie molto pesanti con mattoni dentro, Mm. che sono anche i pesi, che lei di diverse circostanze ha sopportato, non volendo vedere che cosa c'era dentro come peso, no? Quindi li ha rinchiusi dentro una valigia. Mm. Li Tante tiene? valigie. Diventano come leggerissime, come erano prima i numeri, della stessa leggerezza, e riesce proprio a farli come sfilare uno dopo l'altro, andando in direzione del portale aureo. Si tuffano così nel portale aureo, tutti quanti. L'ha fatto lei. Cosa mette al suo posto? È una conchiglia di quelle a cono, fatte a cono, bianche. Mm. Mm? È un ad eternum fatto così, che prende spunto proprio da una di queste conchiglie che sono proprio madreperla, bianche, con qualche sfumatura colorata. Avatar. È un gendarme Mm. che la vuole un po' controllare, la vuole anche un po' far stare zitta, fare obbedire. Lo tiene? No, lei adesso ha proprio sete di libertà, quindi lo butta via nel portale definitivo. E qui cosa mette?
Qui mette come un sole che è la verità, che è ciò che scalda, ciò che illumina, che è la libertà. Ok, controllo totale. Il progetto esiste ancora? No, Lo vedi sparire? Non lo vedi più? Lo vedi creparsi? Lo vedi... lo vedo proprio spazzato via, come da una scopa di saggina, spazzato completamente via. Era una Mm, scritta di sabbia. sì, di polvere. Dinosauro, leone molto grande, pellicano, strega secondo universo che sarà stata quella legata all'Nvidia fattura, 7 EDL più o meno ci sono ancora. No, anche qua pulizia completa. La strega era legata alla fattura. Sì, Bolle di sapone, ciotola di spilli e spettri e dintorni esistono ancora come tre entità mentali. no, C'è un'entità mentale collettiva per Margena. sì, un qualcosa comunque legato alla famiglia. C'è ancora. E- è ridimensionata, ecco. Ci sono gli impianti. No, anche quelli li ha tolti tutti. La PS è ancora una farfalla. Sì, 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 è già uscita dal bozzolo e vedo che sta volando. È bella, brutta, piccola, grande. È molto grande e ha, allora, il colore prevalente è giallo, poi c'è anche del bianco e ci sono anche delle piccole macchie nere, è molto armonico nel complesso. La PE è diventata un faggio. Completamente, sì, un albero completo. Vibrazione. Margena 1, quasi il minimo storico. 118. Sale piano, eh. Lo chiamiamo il 118. Consapevolezza. 164. Anima. 55. Vite. 2013. Cervello. Quasi 9. Suscettibilità ipnotica. 46. Ok, il processo è innescato. È in divenire. Certo. Margena si vede diversa? Ehm, allora, al momento ovviamente è dentro una centrifuga, ok? Mhm. Però è come se sentisse che questa centrifuga le serviva proprio, perché altrimenti dopo un primo risveglio iniziale stava un po' lì ferma, ok? Perché aveva risvegliato solamente la parte un po' più superficiale, e poi doveva andare in profondità dentro di sé. Aveva un po' più risvegliato la parte sociale, diciamo, ok? Mm, mm. Mm. Doveva andare più dentro alle questioni sue proprie. Non mi sono dimenticato, il papà lo salutiamo. Prima c'è uno scambio padre-figlia, figlia-padre. Cosa si dicono? La tratta un po' come una bambina, perché vedo che appunto ancora le stava accarezzando i capelli, le sta accarezzando il volto, anche perché probabilmente si è un po' inibito da questo punto di vista quando era in vita. Non penso che lui voglia andare subito nel portale aureo, ha bisogno ancora di fare un pezzo di trasformazione e di evoluzione prima. Mm, Però lo sento davvero molto alleggerito.
È come una cosa sua, come se dovesse in un certo senso andare di nuovo in certi luoghi per trasformare. Mm? Non lo vedo però negativa come cosa il fatto che ancora non vada nel portale aureo, perché lo potrebbe fare da solo, ma ha bisogno solo di questo tempo di mezzo. Quando ci andrà, quindi? Mi fa vedere anche che vuole passare ad una stazione dei treni, non lo so perché deve andare in questa stazione dei treni, evidentemente deve ricomporre dei pezzi, eccetera, eccetera, però è come se nell'arco di 6 mesi, 8 mesi, cose del genere, poi lui è pronto. E lo salutiamo senza mandarlo nel portale aureo, quindi. Mm. Margena si congeda dal fratello grande. Gli dice proprio coraggio, che contiene la parola cuore, coraggio, agire col cuore, coraggio. Alla cognata, sua moglie. Non ti porto rancore, però ho gli occhi aperti. Ha l'altro fratello con cognata. Sono contenta che sei venuto qui perché mi dispiace che sei lontano da me. Vedo che vuole effettivamente abbracciarlo, starci insieme. Alla mamma. Non ti do colpe di nessun genere, ma io prendo la mia strada. Al marito. È come se gli facesse una domanda che fa a se stessa e fa a lui. C'è ancora una chance per noi? Ai figli? Come se fossero delle punte di diamante, come dirti, no? Che lei si appunta esattamente allo stesso livello del petto, ok? Una a destra e una a sinistra, quasi per fargli anche capire che per lei sono importanti nella stessa maniera, tutte e due tantissimo. A se stessa. Amo questa mia rinascita. È come se il suo volto stesse diventando un fiore. Non so, vedo che si sgonfia. Se aveva appunto dei gonfiori in volto, si sgonfiano. E gli scende qualche lacrima quasi di commozione per il suo intenso lavoro che ha iniziato a fare già da qualche anno e ora più che mai. Vibrazione finale. 200 tondi. Come la vedi? Come se avesse fatto un lunghissimo sospiro di sollievo e sospirando si è tolta questo peso, che poi può diventare anche proprio togliersi il peso fisico. Va bene. Questa è la prima sessione di Margena, probabilmente ce ne sarà una seconda, dove potremo lavorare forse meglio sulla sua famiglia e non su quella degli altri. E su se stessa. Il primo passo è stato fatto. Cosa si dice circa questa decisione di fare una sessione? Una successiva? No, O questa, questa attuale? Ah, questa attuale dice: ha preso una piega che non mi aspettavo, ma che sapevo che avrebbe preso, perché ci ha perché messo. Mm. la parte più profonda di lei lo sapeva. Vabbè, disconnettiti da tutto e tutti.